Buongiorno, sto per imbarcarmi in un piccolo viaggio, in un piccolo grande viaggio di 3 giorni e 2 notti in una destinazione molto specifica, una città che ho sempre desiderato visitare e che ora finalmente ne ho l'occasione, Londra. È una città molto grande, con moltissime cose da vedere, ma non vado impreparato. Nell'ultimo mese ho redatto, studiato e tagliato un itinerario molto preciso, con molte cose da vedere. Quindi non perdo altro tempo e parto per Londra. È partito? E adesso che faccio? Ah! Sono tornato! E sono stati 3 giorni fantastici. Londra è stata... incredibile. È stato bello. Grazie di essere passati. Ma tutto qui! Come? Penso che la gente si aspetti qualcosa di più, sai, qualche dettaglio. Oh, beh, non hai tutti i torti in effetti. Non ho nessun torto. Cominciamo dal primo giorno allora. Ovviamente non si può fare un viaggio senza arrivare prima in hotel. Ho alloggiato allo Hotel London Shoreditch. Dalla camera piccola ma accogliente e nella quale c'era comunque tutto il necessario. Bagno, docce, letto, macchinetta del caffè che non ho usato. Non hai usato la doccia? Beh! No, intendevo che non ho usato la... Il letto? E dove hai dormito? No, non ho usato la macchinetta del caffè. Naturalmente non c'era tempo da perdere. Avevo solo 3 giorni e c'era tanto da vedere, quindi mi sono fiondato immediatamente alla prima tappa. Una tappa dal sapore culturalmente scientifico, dato che si tratta del Museo di Storia Naturale, che come molti altri musei di Londra è completamente gratuito. E non è una cosa da sottovalutare, dato che Londra è molto cara. Hello! Can I have a bottiglia of acqua, please? It will be 100 pounds. Per Ah! entrare nel museo ho preso una delle entrate laterali. In parte bene, perché è meno affollata e con meno coda. In parte un peccato, perché entrando all'entrata principale, l'impatto è questo. Già da questo incredibile, immenso, magnifico ingresso si capisce che è un museo mastodontico che copre millenni di storia del nostro pianeta e presenta numerose sale tematiche dedicate a differenti rami scientifici. Ci sono un sacco di animali come uccelli,
Il dodo è più grande di quanto pensassi. Mammiferi a grandezza naturale. Immaginate vedere una balena così da vicino. Una parte dedicata a insettini, arachnidi e schifezze simili. Senza dimenticare pesci, rettili, anfibi. E soprattutto quello che aspettavo di più, i dinosauri. E nonostante i lavori in corso nella sala, sono riuscito a godermela e a vedere tutto quello che volevo vedere, dagli scheletri dei dinosauri all'incredibile animatronic del tirannosauro. Poi, essendo un museo di storia naturale, c'è anche una parte relativa a geologia che mi interessava relativamente meno. Ma ci ho comunque dato un'occhiata perché un museo va vissuto e visitato interamente. E ho fatto comunque bene perché fra le rocce e i minerali presenti ce n'erano alcune dalle forme e dalle conformazioni interessanti. Per concludere, una parte su terremoti, vulcani e sugli albori del nostro pianeta. E ripeto, è un museo grandissimo su più piani che vale assolutamente la pena di visitare, ma per vederlo come si deve, per assaporarlo come merita, ci vuole almeno una giornata intera. Oh, giusto, cibo. Non è stato un viaggio particolarmente ricco a livello culinario, dato che quello gastronomico non è il tipo di turismo che mi interessa. Tuttavia, ho comunque dovuto mangiare qualcosa. Non si può certo stare a digiuno. Ho molta fame. C'è un posto in particolare che ha allietato le mie papille gustative il primo giorno. Shake Shack. È semplicemente una catena di fast food, ma ha hamburger buonissimi, patatine buonissime, bibite come si possono trovare in qualsiasi altro fast food. Forse non è stato il posto più salutare, Ciao! ma è stato buono. E per concludere in bellezza il primo giorno, ho voluto vedere qualcosa a teatro. La scena musicale di Londra è ricchissima e ce n'è per tutti i gusti, sia che piaccia la prosa, sia che piacciono i musical, sia che vogliate qualcosa di tragico, sia che vogliate qualcosa di più leggero. Scegliere non è stato facile, ma ho optato per un grande classico in scena da oltre 20 anni. Per chi non lo conoscesse,
È una rivisitazione del Mago di Oz che racconta la storia di e dal punto di vista della futura malvagia strega dell'Ovest, che poi non è così malvagia. Una recensione? Bello! Quanta profondità! Qual è il modo migliore per cominciare la giornata? Con la lettera G. Sì, in realtà parlavo della colazione. Ho trovato un posto non lontano da Buckingham Palace che si chiama The English Rose Coffee and Tea Shop, dove ho fatto colazione con una torta al cioccolato buonissima e un tipico tè English breakfast. Il meteo del secondo giorno è stato molto clemente con me e ho approfittato del sole e del bel tempo per esplorare il magnifico St. James Park. Un posto dalla fauna molto ricca. Papere piene di soldi! No, non ricca in quel senso. Ci sono numerosi uccelli che popolano i suoi specchi d'acqua. Questo include anche alcuni pellicani. Ma quello per cui il St. James Park è famoso sono gli adorabili e amichevoli scoiattoli. Vale assolutamente una visita per rilassarsi tranquillamente. E di rilassarmi ne avevo bisogno, dato che la tappa successiva è stato l'immenso, enorme, colossale e gratuito British Museum. In queste mura sono racchiusi centinaia di migliaia di anni di storia della cultura umana, con reperti che spaziano da geograficamente ovunque. Dall'Oriente all'Europa, dall'Egitto alla Grecia, dall'Africa al Sud America, e scusate se mi ripeto, ma il museo è immenso.
ci sono decine e decine di sale. Ogni volta che si esce da una sala e si pensa di aver finito la visita del museo, si nota un'altra sala che porta ad altre sale che ancora non si erano viste. Da perderci la testa. Che poi verrà esposta nel museo. Lungo il tragitto dal British Museum alla tappa successiva sono passato per Chinatown, dove ho deciso di mangiare qualcosa di un po' più nutriente di hamburger e patatine. Pesce. Quello non è un pesce? Ok, no, in effetti è una specie di gelato a forma di pesce, più precisamente un taiyaki, che non so se pronuncio correttamente. Credo che la pronuncia corretta sia... Taiyaki. Vabbè, praticamente è una specie di gelato che è ripieno del gusto che scegliete. Sono sicuro che ha scelto Nutella. Ho scelto Nutella! Tappa successiva è la National Gallery, anch'essa gratuita, come i precedenti musei. Sempre molto grande, ma forse meno immensa, presenta oltre 2000 opere di praticamente tutti i più grandi maestri europei, inclusi grandi artisti italiani come Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Le tartarughe ninja! o anche grandi artisti internazionali come Van Gogh, Monet. È una incredibile finestra sulla storia dell'arte, che permette di ammirare diverse epoche, diversi stili. Ora, un suggerimento che alcuni professori di storia dell'arte mi hanno dato è un modo per ammirare ed apprezzare meglio i quadri. Oltre ad apprezzarne le forme, i colori, la cornice a distanza, molti consigliano di avvicinarsi al quadro, avvicinarsi per ammirare l'incredibile lavoro dell'artista, avvicinarsi per ammirarne le pennellate, avvicinarsi al limite del possibile, ovviamente. Il terzo e ultimo giorno comincia così come il secondo, con la colazione, ma questa volta a 35 piani di altezza, sullo Sky Garden. Altezza raggiungibile comodamente con un ascensore. Grazie. Oh oh! La qualità di cibo e della bevanda calda in questo caso purtroppo non è stata al massimo, ma vale assolutamente la pena salire fino lì in cima
per ammirare questa incredibile città dall'alto. A 2 passi dallo Sky Garden c'è un piccolo angolino meno conosciuto di Londra, una chiesetta in rovina chiamata Sanduston in the East. È stata ricostruita più volte ed è rimasta mezza distrutta in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ora, il museo successivo, il Tate Modern, ospita, come si può anche intuire dal nome, un tipo di arte che non piace necessariamente a tutti, l'arte moderna. Però non dovresti essere così prevenuto sull'arte moderna. No, in effetti no, ma guarda per esempio le opere di Lucio Fontana. È conosciuto per delle tele in cui c'è semplicemente un taglio in mezzo alla tela e il commento di molte persone è «Ah, ma potrei riuscire a fare anche io una cosa del genere». No, ma sai cosa dico? Non tutti possono diventare grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in chiunque. Bella frase. È tua? Sì. E se sembra una centrale elettrica, è perché un tempo lo era. Riadibito a museo, ospita una vasta collezione d'arte moderna. Anch'esso è gratuito, quindi una visita costa solo tempo. Non è stato il mio museo preferito visitato in questi giorni, ma ha comunque il suo perché. Ehi salve, a Londra esiste anche questo museo meno conosciuto, che ora vedete sullo schermo, ma nel quale era vietato fare video. Si chiama il Sir Johnson Museum ed è anch'esso gratuito. Una visita prende massimo un'oretta e presenta una vasta collezione d'arte raccolta appunto da questo famoso architetto. Ultima tappa prima di rientrare è stato un altro parco, i Kensington Gardens. Purtroppo non sono riuscito a vederli tutti come si deve perché sono immensi, ma sono comunque riuscito a vedere qualche scorcio interessante. E le fontane italiane. Papiti pupi! E questo è tutto. Arrivederci. Aspetta, un ultimo commento finale? Oh, giusto. Allora, dunque, Dunque, commento finale.
finale. Londra è una città ricchissima. Ehi, pensavo che dovessi farlo io il commento finale. Sta zitto. Londra è una città ricchissima, con tanto da offrire, sia che vi piaccia l'arte, la storia, la scienza, la cultura, la natura. A Londra troverete tutto quello che fa per voi. Quindi non esitate, la Spagna vi attende. Inghilterra. Londra è in Inghilterra?